La mia guancia sui tuoi sandali e tu mi spalanchi le porte dell'infinito. La mia guancia nel palmo della tua adorabile destra, e tu mi mostri il tuo oceano, mi inviti ad entrare. Tuffati senza paura, è amore, solo amore, è la mia essenza, quella che ti creò, quella per la quale vivi e respiri, quell'amore, che regola le tue pulsazioni, il tuo respiro, quell'amore stesso, che ti ha fatto innamorare di me, in un mattino di estate, in cui mi rivelai alla tua anima assetata di me, curiosa del Padre suo, desiderosa fino di abbracciarlo prima ancora di conoscerlo, perché le tue fibre interiori già lo conoscevano. E non solo si fidavano, ma mi desideravano come uno può desiderare solo la vita. Di colpo hai capito che io ero sempre là, compagno di tutte le anime, invisibile ma attento e trepidante d'amore per le mie creature. Esulta il mio cuore quando ti accorgi di un mio regalo d'amore. Un improvvisato concertino di un cantore pennuto sopra un albero, un misterioso fiore spuntato in un pezzo d'asfalto, una nube particolare, una canzone per te udita casualmente, un gesto gentile e fraterno, una situazione prima ostile e poi cambiata favorevolmente, tutto e tutto ancora io accompagno instancabilmente, ogni istante della vostra vita. Voi siete le vite preziose che mi appartengono, e per le quali io trepido, e che desidero avere con me per poter finalmente svelare il mio amore. Se mai qualche volta il nemico volesse insinuare nelle vostre menti il dubbio del mio amore per voi, ricordatevi sempre che per il vostro riscatto ho sacrificato il mio Figlio Santissimo. Non dubitate mai del mio amore, ma industriatevi, da fratelli minori di Gesù, di imitare la sua vita santa, di ricordarvi del suo immenso sacrificio salvifico e di imparare dai Vangeli a vivere nell'amore per il prossimo e per la giustizia. Imparate la sua umiltà, la sua obbedienza, fatevi suoi compagni nelle prove, e lui da fratello maggiore, vi aiuterà come fa un fratello quando vede che il piccolo suo fratello ha inciampato e si è fatto male. Egli lo rialzerà, asciugherà il suo pianto e lo saprà consolare. Gettatevi nelle braccia di Gesù e della Santa Madre, che in questi tempi hanno moltiplicato i richiami, che sono chiamate lungo l'arco della vostra vita, e perfino della vostra quotidianità. Se pensate alla potenza soprannaturale di questi vostri protettori, non dovrete più scartarli da tutti i vostri problemi quotidiani, ma dovrebbero essere per voi una consueta presenza affettiva. Più vi tufferete fiduciosi nei pensieri d'amore e più tutto ciò che vi circonda di ostile, negativo e nemico, sarà costretto ad abbandonarvi e a predominare la positività del bene. Lo ripeto ancora e ancora, seminate pace e amore sulle steppe e il deserto del male nelle piccole cose, e vedrete che accadranno fatti buoni e positivi anche nelle grandi cose ed eventi. Il male fugge dove c'è vita in Cristo. La vita in Cristo è una vita fatta di verità, quindi no anche alle più piccole menzogne alle quali voi purtroppo siete abituati, ma una vita fatta di dimenticanza del proprio io, così che subentra subito la tolleranza del prossimo, che spesso vi causa conflitti e dispetti. Cade l'orgoglio, che vi teneva stoltamente in piedi facendovi credere di essere dei piccoli o grandi dei a cui tutto è dovuto e a cui tutti debbano inchinarsi. È solo questa la via della pace, che deve iniziare dal basso per poi prendere sempre più massa di aderenti. L'orgoglio decaduto, poi fa spazio all'accettazione delle piccole calamità quotidiane, che possono abbattersi sotto forma di misericordia divina, o nelle sofferenze delle malattie, che vi avvicinano molto alla sofferenza cristica, aumentando i meriti della vostra redenzione e affiancandovi così alla missione del mio Figlio Gesù sulla vostra terra. Abbiate coscienza del vero scopo della vostra vita, e mettetevi prontamente e umilmente sulla via di Cristo e vedrete che anche per voi non tarderanno già qui i frutti della sua gloriosa resurrezione. Vi amo, e partecipo delle vostre sofferenze, ma gioisco sereno nell'attesa dei vostri cuori, delle vostre menti, perché so che i miei figli verranno a me e potranno gioire delle mie eterne delizie. Vostro Padre d'amore. 3 agosto 2010. Gli empi saranno distrutti per sempre dalla faccia della terra. I fedeli, i figli di Dio brilleranno nel mio progetto di restaurazione della terra, di riparazione dalla colpa primordiale, che ha portato disordine, danno,
peccato, e che ha sconvolto anche l'equilibrio dell'universo, perché tutto ciò che è di Dio è collegato da un filo invisibile di perfezione e di armonia, che è gloria del Creatore stesso. La loro genia è destinata a scomparire e con loro la superbia della ribellione. I tempi sono maturi perché sia compiuta la rivelazione dei figli di Dio e la creazione tutta deve ritornare al suo originale splendore. La luce avanza giorno per giorno, e anche se è un processo invisibile per la forma, nella sostanza, gli occhi attenti ne scorgono le conseguenze. Il male, anche quello nascosto, esce sempre più allo scoperto, e la luce lo combatte e lo mette in fuga. È una lotta serrata e estenuante degli eserciti invisibili del bene contro le forze oscure del male che sono entrate in tutte le manifestazioni della vita umana, civile, privata e sociale, nelle istituzioni e in ogni settore, e che ora si sente smascherata fino a raggiungere a breve ogni vertice della vita sociale, fino ai posti più alti della scala, cioè ai vertici decisionali del potere politico e sociale. Il processo evolutivo del bene sul male cammina velocemente, perché una volta partito al comando del sommo bene che tutto ama e che tutto ordina nella sua mente suprema, nulla lo potrà più fermare, niente più ostacolerà la sua corsa verso quella luce, che è progetto divino per la terra ferita, derubata, violata, calpestata, avvelenata a morte dalla furia stolta e crudele dell'uomo, e per tutti i giusti, che hanno fatto della loro vita donazione a me, unico loro bene riconosciuto nella loro vita, e hanno con la loro rettitudine illuminato il cammino di molti fratelli in cammino sulla terra. Accelerate questo processo di pace e di giustizia, siate figli miei, siate consapevoli di essere parte attiva all'arrivo sempre più visibile della luce. Marciate compatti e consapevoli nell'amore, nella pace, nell'unione di preghiera, affinché il grande progetto divino arrivi in porto con il minor danno possibile per tutti. Le forze benefiche della terra, che sono vive e luminose delle vostre preghiere, degli atti d'amore e di fratellanza dei miei figli, che mi amano, si incontrano con le luci di grazia provenienti dai cieli, che i vostri beati angeli, e che il paradiso tutto, i vostri cari defunti, i santi e tutte le gerarchie celesti, inviano a voi in questi tempi di grazia finali. Per avvolgere sempre più anime nel grande risveglio all'amore e alla conversione dei cuori, che porterà sempre più anime alla grande e finale opera di misericordia del vostro Gesù misericordioso, e che sarà l'ultimo richiamo alla luce dell'amore e del pentimento, che sarà un momento in cui tutta l'umanità si vedrà nuda davanti a Dio in un suo personale Getsemani, in cui dovrà prendere atto con terrore, costernazione e sgomento dell'esistenza di Dio. Per coloro che l'hanno sempre volutamente ignorato e delle sue leggi d'amore calpestate, e della mia passione redentiva ignorata e derisa. Proveranno la disperazione dell'anima, quando Dio si toglie dall'anima stessa in una sensazione orribile di agonia mortale dell'anima. Per i miei, per coloro che mi hanno scelto e per tutti quelli che, pentiti, si ravvederanno e torneranno in lacrime nel mio seno paterno, sarà un incendio d'amore e di ritorno nelle braccia del loro Gesù d'amore. I miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Beato chi è scelto e chiamato vicino abiterà nei tuoi atri. Voi fratelli non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro, voi tutti infatti siete figli della luce. 3 gennaio 2011. Lo spirito d'amore sarà palese. Sarà in ognuno manifesto, accenderà in ciascuno le proprie tendenze, i propri doni, i carismi santi, che io ho impresso come caratteristica alla vostra nascita, ma che giacevano dormienti come quasi tutte le altre facoltà, nel senso, che non sono state fino a quel fatidico momento, attivate nella loro pienezza. Lo Spirito Santo farà parlare i vostri spiriti con la sapienza di Dio, compirà meraviglie di saggezza e sapienza, aumenterà le facoltà umane in ciascun figlio volenteroso di apprendere, di fare, di costruire, in armonia e letizia, riconoscendosi figlie di Dio, in un unico cuore, in armonia con i propri fratelli nell'amore e nella pace. Le facoltà e i doni, che non potevano emergere nella lotta quotidiana a causa delle conseguenze della colpa d'origine che vi aveva allontanato dalla vostra regalità, torneranno ad affluire nel corpo e nella mente, e tutti i miei figli saranno benedetti.
Quei carismi, che sono finora emersi in pochi miei figli scelti per condurre, chiamare e nutrire il gregge attraverso le mie parole, le mie opere di guarigione di corpi e di anime, attraverso il mio amore di padre, usciranno allo scoperto, in un grande risveglio, che separerà definitivamente i buoni dai cattivi, la zizzania dal grano buono. Questi carismi del mio spirito in voi, usciranno dolcemente, annunciati prima da una sete di me, della mia conoscenza, da una risposta al mio richiamo d'amore, da un risveglio dolcissimo dell'amore. Poi come una reazione illuminante, a poco si schiuderanno nuove porte, e sempre più impregnate dall'amore verso Dio, le anime baciate dal mio Santo Spirito, emergeranno, si prodigheranno verso gli altri in una benefica esplosione d'amore, di grazia e di opere reciproche. Preparate le vostre anime al bacio dello Spirito, che vivifica, che illumina. Ricordate, la Pentecoste nuova sarà, per chi ne sarà degno, una nuova grande investitura superiore per condurvi tutti a vicenda verso i lidi superiori e progredire velocemente, verso Dio e i suoi misteri d'amore. Sarà finalmente sbloccato il periodo cupo e tenebroso, la luce sarà l'elemento trainante verso nuove e continue scoperte meravigliose, in cui lo spirito sarà protagonista, perché senza lo spirito non c'è progresso, e se non c'è lo spirito nella conoscenza e applicato alla scienza, non può esserci vero progresso, ma come fino ad oggi il male se ne è appropriato per scopi prevaricanti ed egoistici. Preparate i cuori a questo nuovo sbocco, che aprirà un'era di pace, esercitandovi nell'amore e mettendo in pratica il primo comandamento, meditandolo spesso per prepararvi adeguatamente. Tagliate da ora tutti gli umani attaccamenti alle basse sfere e iniziate ad elevare il vostro spirito, che aspira a respirare sempre più l'aria di casa. Non rattristatelo, non comprimetelo, non soffocatelo, ma nutritelo con la stessa cura con cui nutrite il vostro corpo, fatelo partecipe di me più e più volte al giorno. Stringiti a me, piccola, di me ha sete l'anima tua, so che all'aurora mi cerca ed io ti tengo sul mio cuore di padre. Vi amo, vostro padre d'amore. 8 febbraio 2011. Il mio cuore d'amore è tutto l'universo d'amore. Il mio cuore d'amore, visto nelle raffigurazioni classiche, è l'universo mio creato per amore. In questo universo, che è amore, invito i miei fratelli della terra a tuffarsi in questo oceano d'amore, di tenerezza, di misericordia, per rinascere nuovi e deporre l'umanità pesante di materia di peccato, che trascina lo spirito verso il basso con istinti di male, per nuocere ai fratelli, per poter dominare. Questo cuore d'amore, che è stato trafitto sulla croce per donare fino all'ultima goccia del mio preziosissimo sangue, che lava e purifica ancora il mondo di peccato nelle messe della terra, che si celebrano quotidianamente, racchiude tutti i segreti dell'amore, che accompagnano l'uomo dalla nascita al suo trapasso nell'altra vita. Tutti i segreti del mio cuore d'amore saranno svelati quando anche l'ultimo velo presto cadrà e per l'umanità inizierà la vera rinascita spirituale. L'oceano della divinità mia racchiusa simbolicamente nel mio cuore d'amore e sintetizzato nella mia santa ostia. L'Eucarestia, come già ti dissi, contiene tutta la mia divinità, c'è la mia morte, la resurrezione, tutta la storia della salvezza, è racchiusa nella mia santa ostia. Lì c'è il vostro Gesù bambino nella culla di Betlem, c'è la mia infanzia, la fuga in Egitto, la mia vita pubblica, la mia obbrobriosa morte, e come in una scena, che scorre ancora davanti ai miei occhi, le mie piccole anime devote e amanti, presenti e penanti con la mia Santa Madre a consolarmi e a mostrare con le loro stesse lacrime, le future devozioni d'amore per questo cuore d'amore compreso solo da poche anime, le stesse che anche adesso in qualche numero stanno leggendo queste righe e si commuovono per il loro Dio, che si è annullato nella sua divinità, che è sceso in umile forma umana per donare tutta la salvezza racchiusa nel suo cuore d'amore, che è morto, per poter resuscitare, resuscitando così le vostre vite, che non potevano più essere eterne, avendo voi scelto il peccato, che le buttava nel baratro della morte. Voi, fratelli miei, parte di me come figlie di Dio, ora potete rinascere nello spirito perché la mia morte e resurrezione vi ha riaperto la porta del cielo.
Per trovare la porta, vi ho donato la mia Santa Madre. Anche lei ha subito la mia passione, è morta con me, ha sofferto ogni pena possibile e immaginabile, anche se agli occhi del mondo non è morta fisicamente soltanto per un miracolo celeste. Perciò vi prego di amare e affidarvi al mio cuore d'amore, di adorare e ricevere in grazia il mio cuore d'amore, che è nella Santa Eucaristia. Quando il sacerdote consacra l'ostia bianca, sappiate che lì c'è il mio santo cuore d'amore, che palpita, che vive, che ama, che chiama. Il mio cuore d'amore chiuso è solo nel tabernacolo. Le chiese vuote, chiuse, e dentro il mio cuore d'amore, che palpita, che singhiozza nella sua solitudine d'amore. Yeshua, cuore d'amore per voi. Cuore d'amore, guarisci il mio cuore, cuore d'amore, ti desidero totalmente nel mio cuore.